Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti quest'oggi a parlare di Champions League. Sono finiti tutti gli ottavi che si dovevano giocare, sono terminati ieri sera con l'Inter che ha vinto 1-0 con il Porto e il Manchester City che ha impattato in Germania contro il Lipsia 1-1. Sono finite le partite e volevo parlare un attimo, secondo voi e secondo me, io vi dico la mia, voi ditemi la vostra nei commenti, perché comunque non ne abbiamo viste tutte le partite, però un'idea me la sono fatta di chi può arrivare veramente alla finale e chi al limite farà più fatica. Esaminiamo un attimo tutte le partite che ci sono state, sia della settimana scorsa che queste di questa settimana, aspettando ovviamente il ritorno 7-8 marzo e 14 e 15 marzo, il ritorno di questi ottavi per poi vedere chi arriverà ai quarti. Prima di cominciare comunque vi invito come sempre ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e se non avete ancora messo un like a questo video, mettete un like a questo video che facciamo il solletico all'algoritmo. Comunque andiamo un attimo per gradi e cominciamo dalla settimana scorsa. Milan-Tottenham, il Milan ha vinto 1-0 e ha fatto una partita convincente. Sicuramente il Tottenham ha avuto le sue occasioni, ho visto la partita, però è un Milan che ha fatto una prestazione europea, diciamo, perché comunque in Serie A sta stentando ancora a trovare quel ritmo e a servire gli attaccanti in modo decente, diciamo, per buttare la palla dentro, però contro il Tottenham la partita mi è piaciuta quella della settimana scorsa, 1-0 ovviamente. Difficile la trasferta a Londra, perché comunque il Tottenham in casa è un'altra squadra, hai solo un gol di vantaggio. Se la gioca il Milan. Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, arriviamo alla partita che secondo me mi fa pensare a una delle probabili squadre che arriveranno in finale, il Bayern. Perché il Paris Saint-Germain sì, è pieno di talenti, ti esce la giocata, può ribaltare una partita come ha fatto in Ligue 1 che era 2-0 sotto, poi ha ribaltato la partita contro il Lille, mi sembra. Però aspetti sempre la giocata del singolo. E invece il Bayern Monaco è andato a giocare a Parigi da corazzata europea, da corazzata che sa cosa sta facendo e sa come deve comportarsi nel doppio scontro. Infatti ha vinto 1-0 e solo un gol. Però in questo caso è il Paris Saint-Germain che poi deve andare a giocare in Germania, quindi difficile. Io credo che il Bayern Monaco passi il turno e il Paris Saint-Germain venga eliminato per l'ennesima volta dalla Champions, pur spendendo 47 mila milioni di dollari ogni volta, ogni sessione di mercato. Borussia Dortmund-Chelsea finita 1-0 per i tedeschi. Purtroppo per noi, bene per i tedeschi, la tradizione tedesca per le competizioni europee è sempre la stessa. Lo si è visto ieri con il Lipsia, il Borussia, il Bayern Monaco. Sono squadre che difficilmente steccano la prestazione. Poi che perdi la partita ci può stare, però la prestazione resta. Sono squadre che non steccano mai, soprattutto il doppio scontro dopo gli ottavi, partite secche. Sono sempre difficili da affrontare e da battere soprattutto. Possiamo chiedere qualcosa a Guardiola, visto la partita di ieri sera, perché comunque il Lipsia, secondo me, soprattutto nel secondo tempo, avrebbe meritato anche il secondo gol, però che non è arrivato, è finita 1-1. Bruges Benfica, il Benfica è l'unica squadra che vedo già proiettata ai quarti perché è nettamente superiore sia a livello di gioco che a livello di rosa e poi il Bruges deve andare in Portogallo a giocare. 2-0 finita l'andata, quindi il Benfica secondo me è già dentro. Lo può essere anche il Napoli che ha battuto l'Eintracht 2-0 e aspetta i tedeschi al Maradona. Il 14 si gioca, no, il 15 gioca il Napoli, mercoledì, il 15 marzo. Il Napoli può essere già dentro con un piede ai quarti, però bisogna sempre stare con i piedi per terra perché l'Eintracht non è il Bruges. Non posso fare lo stesso discorso del Benfica, anche se a livello di calcio giocato e a livello di rosa siamo nettamente superiori. Quindi il Napoli quasi dentro ai quarti,
però c'è sempre da giocarla la partita. Mi rifaccio alla calma che sta mantenendo Spalletti e al profilo basso. Sono d'accordo con lui. Devi andare comunque a giocarti un'altra partita e c'è il 50% di possibilità di passaggio del turno. Liverpool-Real Madrid. Finita 5-2. 2-0 il Liverpool avanti. Ho visto non la partita perché ovviamente c'era il Napoli e mi sono visto il Napoli, però ho visto degli highlights lunghi, una mezz'ora di highlights montati. Sicuramente il Real Madrid resta comunque la squadra da battere, resta la squadra Champions per eccellenza, però non vedo un Liverpool che non può ribaltare la situazione. Mi direte, ma sta impazzendo? Quelli Liverpool quest'anno sta prendendo, cioè, sconfitte in Premier che non ti aspetti. Ha fatto un girone dove il Napoli comunque ha dominato nel girone ed è passato secondo. Però io mi rifaccio alla partita di ritorno Liverpool-Napoli, dove il Liverpool doveva vincere 4-0 per passare primo. E Klopp ha impostato una partita dove a livello difensivo hanno concesso talmente poco e sono stati quasi sempre comunque tra il centrocampo e l'attacco. Non voglio dire che hanno dominato la partita perché il Napoli fece una grandissima prestazione anche a Anfield, però è un Liverpool che se si mette in testa di voler passare il turno, i 3 gol li può fare. Ovviamente c'è il tallone d'Achille che facendo 3 gol va a finire ti scopri e il Real Madrid comunque uno te lo infila. Però non voglio dare questo Liverpool per spacciato. Inter-Porto giocata ieri, ho visto la partita secondo me è stata una delle partite più combattute dagli ottavi. Da una parte e dall'altra sarà difficile la trasferta in Portogallo per l'Inter perché un gol non basta. Il Porto secondo me metterà in difficoltà i nerazzurri che però hanno tutte le carte in regola per poter passare il turno. Hai comunque il gol di vantaggio, basta andare in Portogallo convinti anche come hai giocato la partita di ieri, cercando di arginarli un po' di più a centrocampo perché ieri hanno preso troppe imbarcate a livello difensivo. Onana ha salvato il risultato così come l'ha salvato il portiere del Porto, prima su Bastoni e poi ce l'ho scritto qui. Clamoroso salvataggio sul colpo di testa di Bastoni e c'è una parata al 55esimo di Onana decisiva. Ed ecco qua, c'era un doppio intervento al 57esimo della partita che poi si è rivelato essere fuori gioco, però parate da una parte e dall'altra, partita apertissima, così come la qualificazione apertissima. Non riesco a dirvi chi passa, se Porto o Inter, però spero sempre che passi una squadra italiana, ovviamente. E poi arriviamo all'ultima partita, Lipsia-Manchester City. È difficile. Ovviamente il Lipsia deve andare sempre a giocare in Inghilterra perché ha fatto l'1-1 in Germania. Però l'1-1 di ieri dà morale, dà non benzina nelle gambe, ma dà consapevolezza di potersela giocare perché hai messo in difficoltà il Manchester City. Poi lasciamo stare chi ha giocato, hai qualche infortunato, non hai tutta la rosa a disposizione. Ci possono stare tutte le attenuanti del caso. Fatto sta che sulla carta Manchester City, Lipsia Manchester City doveva finire tipo 3-0 e invece 1-1. Secondo me passa il Manchester City, ma se la vedrà brutta comunque in Inghilterra perché il Lipsia si sa chiudere, si sa difendere, sa contrattaccare e sa approfittare delle situazioni buttando anche la palla dentro e cercando di sbagliare quanto meno possibile sotto porta. Formazione difficile da affrontare. Io quando uscirono i sorteggi preferivo prendere l'Eintracht e non il Lipsia. Infatti, meno male che così è stato perché a livello difensivo vedo il Lipsia migliore dell'Eintracht. Tutto qua. Questo era quanto per questi ottavi, ragazzi. Restate sintonizzati sul canale perché uscirà la schedina delle altre 2 settimane e degli ottavi di Champions perché questa qua di questa settimana con con le 2 giornate e le 8 partite le abbiamo prese tutte, eccole qua, qui forse le vedete, le abbiamo prese tutte
tranne Liverpool-Real Madrid, che era la partita più difficile da decifrare alla fine. Però 1 al Milan, X2 Paris Saint-Germain Bayern Monaco, 1 al Dortmund Chelsea, 2 al Benfica, 2 il Napoli, 1 Liverpool Real Madrid perché credevo che il Liverpool potesse fare il colpaccio, 1 all'Inter ha vinto 1-0 e X2 Leipzig Manchester City perché sapevo che non sarebbe stato semplice per gli uomini di Guardiola. Questo era quanto, state sintonizzati sul canale, iscrivetevi al canale se volete, mettete un like a questo video e ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!